Oggi parliamo della serata cover di Sanremo. Ci sono state delle esibizioni molto interessanti che vorrei andare a commentare insieme a voi, e in questo video ho fatto la mia personale top 5 delle cover che mi sono piaciute di più. È chiaramente il mio personale gusto soggettivo. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Giacomo Rossi, sono un cantante e insegnante di canto, quindi cerco sempre anche di dare dei pareri tecnici, però questa classifica è semplicemente una mia personale considerazione dettata dal mio gusto. Quindi mi raccomando, evitiamo tifoserie o commenti negativi rispetto a questa classifica. Prima di andare sulla mia top 5 vorrei menzionare alcuni artisti che mi sono piaciuti veramente tanto in questa serata cover, ma che adesso per motivi di tempo e di spazio non riuscirò ad analizzare nel dettaglio. Questi sono Fedez con Marco Masini, ha rivisitato una canzone che secondo me ha capito veramente a fondo nel suo significato ed è riuscito a renderla nuova anche con un arrangiamento particolarmente efficace e originale. Gabbani con Tricarico sono stati veramente bravissimi, una performance veramente toccante, anche qui il significato della canzone è veramente tenero e sono riusciti a renderla a pieno. Brunori con Di Martino e Sinigaglia, anche loro hanno dato un grandissimo tributo, un omaggio a Lucio Dalla, veramente ben fatto, sono stati bravissimi. Infine, ultima menzione d'onore a Willy Peyote con Tiro Mancino. Anche questa è una canzone veramente molto molto bella, loro sono riusciti a interpretarla benissimo, quindi mi sono piaciuti veramente tanto. Poi, come sapete, ho un debole per Willy Peyote, quindi sono di parte. Diciamo che le altre esibizioni non sono state, secondo me, all'altezza. Magari farò qualche commento tecnico anche sulle esibizioni che mi sono piaciute meno. Se avete delle richieste fatemelo sapere nei commenti. Andiamo alla quinta posizione della mia personale top 5 della serata cover, e qui ho inserito Clara con Il Volo. Io vi dirò la verità, non sono un gran fan di Clara, bravissima, assolutamente bravissima, però sia la canzone che ha portato quest'anno, sia anche le canzoni che aveva portato in precedenza a Sanremo non mi sono mai piaciute tantissimo. Lei è brava, indubbiamente brava, però qua io ho voluto premiare Il Volo. Il Volo è un gruppo vocale veramente pazzesco, sono bravissimi, ho già fatto anche tante altre reaction e analisi di questi ragazzi fenomenali, e qui sono riusciti veramente a fare un'esibizione di alto livello, molto superiore alle esibizioni che li hanno preceduti durante la serata delle cover e di molte altre che sono arrivate invece successivamente. Sono veramente bravissimi, e qui hanno portato The Sound of Silence nella versione originale di Simon & Garfunkel. Andiamo ad ascoltare un attimo e poi vi dirò un parere tecnico. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left his seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. The restless dreams I walked alone. Ok, intanto questa prima parte è completamente a cappella, ok? È fantastica perché la canzone originale è nata proprio così, con delle armonizzazioni folk tra le voci di Simon e Garfunkel. Poi qua entrano anche tutti i violini, entra l'orchestra, però mi è piaciuto moltissimo questo inizio a cappella. Bravissimi a mantenere l'intonazione, a mantenere appunto il tempo, sono stati veramente molto precisi tutti quanti, ognuno di loro fa una armonizzazione diversa, veramente molto bravi. Andiamo avanti.
come vedete si alternano, a volte appunto canta la parte solista Clara, poi qua è entrato Ignazio e dopo si alternano di nuovo, e mentre uno fa la parte solista gli altri fanno invece le armonizzazioni. Veramente tutto molto ben orchestrato, ben gestito. Ignazio qua è sempre pazzesco, è sempre una voce così calda, allo stesso tempo graffiante, ha un'ottima gestione del soffiato, in generale comunque della sua voce mista, veramente è bravissimo proprio a utilizzare vari colori della voce, allo stesso tempo ha un'agilità impressionante anche in questi fraseggi che sono anche abbastanza semplici, però riesce già a mettere la sua potenza vocale già in queste frasi anche molto intime. Andiamo avanti. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, never cease, never share. Qua una leggera imprecisione di Clara nell'intonazione appunto di questa armonizzazione, ma si tratta proprio di un'imperfezione nell'attacco della nota che poi si sistema immediatamente, però sono piccole cose che si sentono quando si canta con tutte queste armonizzazioni. È facile sgarrare. Qua ci sono state piccole imperfezioni, ma niente di grave. Andiamo avanti. Anche qua, ecco, avevo sentito delle imperfezioni. Queste imperfezioni sono più che altro di Clara. Mi dispiace perché il volo qua sono stati bravissimi. E Clara qua alcune armonizzazioni le ha un po' prese, ok, leggermente imprecise. Poi un inglese non proprio perfetto, sempre di lei, ha portato a qualche sbavatura. Ecco perché non li ho inseriti nella mia top 3. Però comunque sono stati molto bravi. Andiamo a sentire la parte dopo. Sì, confermo, Clara qua ha fatto diverse imprecisioni, ripeto, piccole cose che però hanno un po' minato la riuscita finale di tutte queste armonizzazioni che erano molto ben orchestrate. Peccato. L'unica imprecisione che hanno fatto i ragazzi del volo è stato Piero, perché qua ha fatto un po' fatica su una certa parte quando c'erano delle I che l'hanno un pochettino portato un po' in gola. Sentiamo un attimo qua. Questa I non era proprio piazzata benissimo, questo It's Worn In. E questa I invece si è stretta troppo, è diventata un po' stridula, però si parla veramente di piccole imperfezioni, imprecisioni, niente da togliere alla loro bravura. Comunque, chiusa l'analisi tecnica, comunque nel complesso mi sono piaciuti tanto, il brano è bellissimo, quindi bravi. Al quarto posto, non mi odiate, le ho messe al quarto posto Giorgia e Annalisa con Skyfall. Perché le ho messe al quarto posto? Adesso andiamo a riascoltare e vi dirò anche la mia personale opinione. Chiaramente è il mio punto di vista, quindi mi raccomando, non voglio tifoserie nei commenti, non è una gara, ok? È solo un'opinione personale, assolutamente, però voglio condividere un po' il mio punto di vista con voi e un'analisi tecnica sulle voci di queste due grandissime, immense cantanti. Andiamo ad ascoltare.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've run and dreamed this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, let sky fall. Ok, allora all'inizio è bellissimo, bellissimo. Giorgia parte con questo soffiato che però alterna, come il suo stile anche, no? Anche nelle sue canzoni fa la stessa cosa, alterna questo soffiato iniziale delicato, intimo e molto soul, con delle parti invece molto più esplosive, energiche, cariche, in piena, assolutamente. Entrambe sono in mix, però in due mix un po' diversi, perché Giorgia è più qui, è più in M1, mentre Annalisa va ad ammorbidire un po' di più e va molto più in maniera morbida in M2. Ok, quindi questi sono i meccanismi cordali, M1 corda spessa, M2 corda sottile, per scelta probabilmente, no? E allo stesso tempo Annalisa ha un timbro molto più scuro, questo non me l'aspettavo. Di fianco a Giorgia ha un suono molto più caldo nelle parti gravi e anche quando va in acuto, nonostante sia più leggera, mantiene questa rotondità timbrica veramente interessante. La cosa che non mi è piaciuta tantissimo qui all'inizio è un po' il loro inglese, la pronuncia, anche se adesso riascoltandola effettivamente non ho trovato grosse imprecisioni, però insomma si sente che non sono forse abituatissime a cantare in inglese, sono più abituate a cantare in italiano, come giusto che sia, insomma. Però ecco, le ho trovate meno credibili in questa interpretazione appunto anglofona, diciamo, no? Andiamo avanti. Forse una piccola imprecisione nell'armonizzazione, però vabbè, si parla veramente di centesimi di tono probabilmente. Molto bella anche l'armonizzazione che hanno fatto nella strofa, e qua hanno cambiato un po' l'arrangiamento, perché appunto nella seconda strofa inizia anche questo beat un po' più dance, possiamo dire così, particolare, mi ricorda un po' gli Eurythmics, ok? Questo sound un po' più elettronico, molto bello anche nella rivisitazione appunto del brano. Andiamo avanti. Qua hanno sbagliato le parole, ma non fa niente.
Qua Giorgia ha scosso la testa perché non ha preso benissimo la nota, ve la faccio risentire. Avete visto qua? Ha scosso la testa perché ha avuto una leggera imperfezione che nell'insieme non si sente, perché c'è tutta l'orchestra che sta suonando, c'è anche Annalisa che sta cantando, nessuno l'avrà mai notata, però io l'ho notata e ho notato questo suo scuotere la testa, perché appunto c'è stata un'imperfezione. Non fa niente, insomma, è Giorgia, non è infallibile, voglio dire, tutti siamo esseri umani e possiamo sbagliare. Ci sono state piccole sbavature qua e là, insomma, niente di grave, assolutamente. Sono bravissime, questi sono gli unici motivi per cui poi li ho inserite al quarto posto. Andiamo ad ascoltare la parte finale. Questo vado finale. Allora, nell'insieme sono state pazzesche, tecnicamente sono dei mostri, ok? Tra le cantanti migliori che abbiamo in Italia, assolutamente, è un'esibizione bellissima. L'unica cosa che trovo un po' fuori contesto è un po' tutto questo virtuosismo quasi esasperato, perché hanno reso una canzone che in realtà era anche abbastanza semplice, lineare, un gioco virtuosistico, come se volessero dimostrare a tutti i costi il talento, la bravura, il melisma, l'acuto in voce piena, l'esplosività, l'energia. Ci sta, però secondo me è un pelo troppo. Qua mi è mancata un po' quell'emozione che invece in altri brani che ho ascoltato in questa serata cover invece ho notato. Però questo è il mio personale giudizio, il mio personale parere, assolutamente non voglio giudicare queste cantanti che sono dei mostri sacri. Però, insomma, questa è la mia considerazione tecnica da insegnante di canto e cantante. Andiamo avanti. Vocalmente parlando, ho trovato pazzesca Serena Brancale, che qui ha cantato con Alessandra Moroso. Alessandra Moroso mi è piaciuta un pochino meno, però non sono un grande fan a dire la verità. Però ho rivalutato molto Serena Brancale, perché nel brano che ha portato quest'anno a Sanremo, io sinceramente colpevolmente non la conoscevo, non l'avevo mai ascoltata, il suo brano non mi è piaciuto molto, a dire la verità, non l'ho proprio capito. Mentre in queste esibizioni in cui hanno cantato If I Ain't Got You di Alicia Keys, qua ha fatto veramente sentire tutta la sua anima soul, pazzesca. Andiamo ad ascoltare. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been that before, but till life's a bore, so full of the superficial. Ok, allora, bravissima nel timbro, ha un timbro pazzesco, soffiato, caldo, veramente stupendo. Nella gestione del vibrato, super, un vibrato musicale, regolare, controllato, che utilizza con gusto, con raffinatezza, veramente brava. L'inglese, una pronuncia inglese
ottima, suona il pianoforte in maniera anche molto credibile e ha tutti questi colori, questi melismi anche molto soul che sono perfetti, precisissimo, un'intonazione pazzesca. Qui non c'è assolutamente autotune, non ci sono correzioni di questo tipo. Brava, tutto dal vivo, bellissimo. Questo è un brano comunque impegnativo anche a livello interpretativo, non soltanto tecnico, ma soprattutto a livello interpretativo, e qui è perfettamente dentro al pezzo, è stata bravissima. Andiamo a sentire il ritornello. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, everything and miss nothing. If I ain't got you, yeah. Pazzesca, veramente super, bravissima. Qui ha mostrato anche la sua potenza vocale, però sempre con leggerezza. Lei è sempre in voce mista, anche in questi fraseggi acuti il suono rimane pieno ma allo stesso tempo morbido. Anche quando fa i fraseggi con le note più alte, dovrebbe toccare un re se non ricordo male. Esatto, tonalità originale, quindi è un Re 4 o D5 appunto per la classificazione internazionale. Queste note qui non le fa in falsetto, però è sempre molto controllata, morbida nella gestione del suo suono, veramente pazzesca. E qua anche l'ha rivisitata anche un po' in maniera sua, senza imitare per forza Alicia Keys, ma facendola appunto a suo modo, veramente bravissima. Andiamo avanti. Some people search for a fountain. The promise is forever young. Some people need 3,000 roses. That's the only way to prove you lose them. In the world on a silver platter, then what would it be? When no one to share, when no one who truly cares for me. Ok, anche Alessandra Amoroso ha una voce molto soul in realtà, forse un po' più blues lei, però non me l'aspettavo questa cosa, perché siamo abituati ad ascoltarla su brani pop comunque italiani. Qui non è per niente male, ha un'attitudine diciamo adatta a questo brano, diciamo la sento meno sicura magari sul timing, la sento meno sicura sull'inglese se vogliamo, anche se comunque ha una buona pronuncia, però comunque tanta roba, ecco, qua non me l'aspettavo assolutamente, molto bello. Qua Serena Brancale invece ha armonizzato alcune parti, quindi anche quando si armonizzano l'effetto finale è veramente molto bello. Ascoltiamo il ritornello. Some people want it all, but I don't wanna think it out. Feeling you, baby, find out you, baby. Some people were diamond rings, some tools, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all. Sentite però la differenza risonanziale che hanno. Serena Brancale ha una risonanza pazzesca, poi vedete com'è controllata, impostata perfettamente anche sul fiato. Alessandra Amoroso è un po' più, leggermente più imprecisa, un po' più istintiva nel modo di cantare. Ha un suono anche lei molto corposo, molto pieno, però è diciamo meno raffinato, diciamo, rispetto alla performance di Serena Brancale. Comunque ripeto, bravissime entrambe, però diciamo Alessandra Amoroso mi è piaciuta leggermente di meno, anche quando va a fare le parti in falsetto, è sempre Alessandra, è leggermente un po' più imprecisa, perde un po' di presenza timbrica, no? In questi passaggi in falsetto, mentre avete sentito Serena Brancale quando fa i falsetti è sempre comunque è come se non perdesse intensità
a livello risonanziale, a livello timbrico, ok? Quindi questa è una grandissima capacità che veramente pochi hanno. Ascoltiamo il finale. Some people want it all. I got you, baby. Some people want tambourines, some just want everything, missing nothing. If I ain't got you, and nothing is world don't mean nothing if you get to with me, baby. Wow, ok, bellissimo anche il finale. Qui sì, non lo so, Serena Brancale è veramente pazzesca, un controllo dei melismi, dell'intonazione, vabbè, non mi ripeterò, però è stata veramente super, tecnicamente perfetta e anche interpretativamente, perché questo non è stato solo un esercizio di stile, ma è stata anche una performance molto credibile e molto emotivamente molto centrata, molto efficace, veramente super. Al secondo posto della mia classifica delle cover ho inserito Simone Cristicchi. Per me lui è riuscito qui veramente a rendere un omaggio potentissimo a Franco Battiato, cantando appunto La cura con sua moglie Amara, che è anche la coautrice del brano Quando sarai piccola, che ha portato a Sanremo, che alla fine è arrivato alla quinta posizione di questo festival. Qui secondo me sono riusciti veramente a toccare i cuori delle persone. Cristicchi, se vogliamo, non è un cantante particolarmente virtuoso, e l'abbiamo già detto, però ha una capacità emotiva, comunicativa veramente fuori dal comune, e Amara pure è veramente bravissima. Andiamo ad ascoltarli. Rake Mali Allah Atai Vita Uya Sogya Trakmeti Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ok, questo brano è potentissimo, solo per averlo scelto, tanta roba, ma scegliere un brano del genere significa anche che ti puoi permettere di cantarlo, ok? E loro hanno capito proprio il senso di questo brano, del testo, del significato. Franco Battiato ha sempre ammesso che questo è un brano universale, è una dedica d'amore, ma un amore
sconfinato, che non ha veramente un obiettivo, no? O un fine, è proprio un amore incondizionato, ok? E loro sono riusciti a rendere questa profondità anche con questa introduzione, con questo canto sacro, credo che fosse in aramaico, se non ricordo male, comunque veramente un momento di sacralità. E Battiato era molto connesso con questa dimensione spirituale del sacro, dell'introspezione umana e della connessione dell'uomo con lo spirituale, no? E quindi qua sono riusciti a cogliere questa cosa e a renderla benissimo. Amara ha una voce pazzesca, io non l'avevo mai ascoltata prima, un timbro veramente caldissimo, profondo, che trasuda emozione, che vibra di profondità emotiva, e Cristicchi pure, vi ripeto, pur non essendo un virtuoso, è sempre dentro al brano, ha una capacità proprio interpretativa che non tutti hanno. Anche i cantanti più virtuosi spesso o a volte capita che perdano questa dimensione, no, introspettiva. Lui è magari meno virtuoso ma più dentro al brano, e questa è una cosa potentissima, arriva in chi ascolta, assolutamente. Secondo me sono stati veramente bravi, in certi momenti armonizzano, in altri punti si alternano. Come vedete qui in questa parte iniziale ognuno rimane un po' però isolato nel suo mondo, ok, senza interagire, no, tra di loro, e dopo invece c'è un'evoluzione in questo loro rapporto, e iniziano a intrecciarsi le loro voci, anche i loro sguardi. Andiamolo a vedere. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. io sì che avrò cura di te. Ma è pazzesco, non sono riuscito neanche a interrompere mentre cantavano, perché ero ammagliato da quello che stavano facendo e quello che si stavano dicendo, guardandosi negli occhi, e si vede dai loro sguardi che intendono davvero quelle parole che si stanno dicendo. Non è finto, non è solo un atto teatrale, scenico, per accalappiarsi dei consensi, dei like facili. Qua c'è della sostanza, della verità, ok? Quando c'è questa verità non puoi non notarla, perché è lì, è davanti a te, e in mezzo a tanta finzione, che è un po' la musica di oggi, vedere questo spiraglio di verità veramente mi ha emozionato. E vi ripeto, nella parte iniziale loro guardano entrambi in direzioni diverse, e quindi è come se stessero facendo un monologo interiore,
è quasi un dialogo direttamente col pubblico. Poi qui invece iniziano a guardarsi negli occhi, si prendono per mano, si dedicano questa canzone l'uno all'altro, quindi un amore vero, incondizionato, sconfinato, una dedica proprio profonda, e le parole di questo brano sono veramente potentissime, la musica di questo brano è potentissima, veramente ti tocca l'anima, ti tocca il cuore. Una cosa pazzesca, sono stati veramente super bravissimi. Ascoltiamo il finale. E qua ritorna questo canto sacro finale, bellissime anche le luci, come vedete, no? Dietro di loro, pazzesco. Ci sono state delle imprecisioni? Sì, parecchie. Cristicchi ha diciamo sbagliato diverse note, voglio dire, non è stato precisissimo in alcune armonizzazioni. Anche Amara in certi punti qua, in questi acuti finali, non è stata precisa, non è stata intonata, almeno non perfettamente, però nulla toglie alla bellezza di questa opera d'arte che hanno messo diciamo in luce su questo palco. Secondo me sono stati bravissimi e hanno colto veramente l'aspetto emotivo di questo brano, veramente potente, immortale. Al primo posto della mia personalissima classifica della serata cover di Sanremo ho inserito Lucio Corsi. Per me avrebbe dovuto vincere la serata cover e probabilmente avrebbe dovuto vincere anche proprio Sanremo, per mio gusto personale. Lui è un cantautore come non ce ne sono più. Non esistono più i cantautori così, ce ne sono pochissimi, ce ne sono stati alcuni su questo palco di Sanremo e questo mi fa molto piacere, però diciamo Lucio ha una connessione con la sua parte infantile, col suo animo anche fantasioso, ha un rapporto con la fantasia veramente bellissimo, fuori da ogni canone, e questa scelta di duettare con Topo Gigio su questo palco è pazzesca. Io quando ho sentito la notizia che avrebbe duettato con Topo Gigio sono rimasto un po' perplesso, perché ho pensato: ma cos'è? È uno scherzo? E lui l'ha ribadito più volte: non è una gag, non è uno scherzo, ha un senso artistico profondo, perché Topo Gigio è stato lanciato per la prima volta con la voce di Domenico Modugno, che è anche il primo vincitore del Festival di Sanremo, quindi c'è già un senso profondo di questo tipo a livello artistico, ma è anche un po' un ritornare bambini, un ritornare a meravigliarsi delle piccole cose, a emozionarsi, anche per un semplice duetto con un pupazzo, che in questo caso però è un pupazzo che rappresenta anche un po' il riuscire a liberarsi dalle proprie catene, perché Topo Gigio è un pupazzo che è senza fili, quindi è libero, ok? E questo è un altro messaggio molto bello. Comunque andiamo ad ascoltare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Buonasera, Topo Gigio. Buonasera, Lucio. E incominciavo a volare nel cielo infinito.
lassù. Ma è pazzesca questa cosa, è riuscito a rendere seria, profonda, emozionante per un adulto un'atmosfera infantile per bambini, no? Però non so come ci è riuscito, però mi emoziona veramente vedere questa cosa, mi fa ritornare piccolo, mi fa connettere con la mia parte più, no, più irrazionale, anche più fantasiosa, più, non lo so, più emotiva. È veramente con delicatezza è riuscito a fare una cosa bellissima. Anche questa cosa che inizia a cantare lui, poi entra Topo Gigio, inizia a suonare, no, questo finto pianoforte e si salutano, buonasera, come se fosse un programma per bambini, ok? Ma con quella profondità che solo un adulto che sa tornare bambino può dare. Non so se mi spiego, è veramente toccante. Secondo me dovremmo tornare tutti bambini, dovremmo ritrovare tutti quanti una propria dimensione, no, immaginativa, fantasiosa, perché senza fantasia il mondo è freddo, è brutto descrivere la realtà così com'è. È molto più bello reinventarsela con i propri sogni. Ok, qua sembra proprio un sogno. Poi questa canzone è potentissima, proprio la frase iniziale, penso che un sogno così non ritorni mai più, è magico, è tutto magico. E l'atmosfera che ha ricreato su questo palco è veramente magica. Fantastico, andiamo avanti. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me, per te Topo Gigio. Volare, Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma poi scusate, è un po' l'istrumentista, questo ragazzo che, no, che arriva a Sanremo, si mette a cantare e tocca il cuore di tutti, sa suonare il pianoforte, sa suonare la chitarra, sa suonare l'armonica, è un artista a tutti gli effetti. Poi vedete che cura ha del suo look, e poi lui, da quello che ho visto, si trucca da solo, si sceglie da solo cosa vestire, non va a cercare i brand che lo sponsorizzano, ok? E lui è così, è reale, è vero, e riesce a comunicare veramente tanto con la sua arte, perché l'arte è questo, è assolutamente questo, riuscire a comunicare qualcosa, a toccare il cuore di chi ti ascolta. Veramente bravissimo. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, Cosa mi dici mai, Lucio? che sono blu come un cielo trapunto di stelle. E vai! Volare, oh, cantare, oh, anche i topi possono volare, vai. Nel Blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Pazzesco, è proprio la rivendicazione dei nostri sogni che possono diventare realtà se ci crediamo veramente fino in fondo. Veramente bellissimo, un'esibizione toccante, emozionante, non l'avrei mai detto, però è stata la più bella esibizione che ho visto in questa serata delle cover, la mia preferita in assoluto. Avrei voluto tanto che vincesse sia la serata cover che il Festival di Sanremo, però si merita tanto, lui è un artista eccezionale e non è in competizione con gli altri, questa è una cosa bella, lui è contento di quello che ha raggiunto qui e di
aver potuto toccare il cuore di tante persone e questa è la vera, no, la vera vittoria, ed è bellissimo che abbiamo potuto assistere a questa rivoluzione anche su un palco del genere. Bellissimo. Bene, mi fermo qua, grazie mille per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Vi ricordo che c'è anche il mio corso di canto online su Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione, lì troverete video, spiegazioni, esercizi pratici per allenare la voce, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!